Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cletus So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'ha Cletus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cletus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cletus? Cletus ha un farmaco a base del principio attivo omeprazolo, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Cletus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cletus 20 mg 14 capsule rigide gastroresistenti. Cletus 20 mg 28 capsule gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: So.Se.Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: omeprazolo. Gruppo terapeutico: antiulcera. Forma farmaceutica: capsula gastroresistente. Indicazioni: Cletus capsule è indicato per adulti. Trattamento delle ulcere duodenali. Prevenzione delle recidive di ulcere duodenali. Trattamento delle ulcere gastriche. Prevenzione delle recidive di ulcere gastriche. Eradicazione di Helicobacter pylori, H. pylori, nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata. Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Uso pediatrico. Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo a 0,10 kg. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni. Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica. Posologia. Posologia negli adulti. Trattamento dell'ulcera duodenale. La dose raccomandata con ulcera duodenale attiva a Cletus 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione dell'ulcera si ottiene entro 2 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate durante il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 2 settimane. Nei pazienti con ulcera duodenale scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di Cletus 40 mg una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 4 settimane. Prevenzione delle recidive di ulcera duodenale. Per la prevenzione delle recidive di ulcera duodenale in pazienti negativi per H. pylori o quando l'eradicazione di H. pylori non è possibile, la dose raccomandata a Cletus 20 mg una volta al giorno. In alcuni pazienti può essere sufficiente una dose di 10 mg. In caso di insuccesso terapeutico, la dose può essere aumentata a 40 mg. Trattamento dell'ulcera gastrica. La dose raccomandata a Cletus 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 4 settimane. Nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di Cletus 40 mg una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 8 settimane. Prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica. Per la prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, la dose raccomandata a Cletus 20 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose ricorrendo a Cletus 40 mg una volta al giorno. Eradicazione di H. pylori nell'ulcera peptica. Per l'eradicazione dell'H. pylori, la selezione degli antibiotici deve essere basata sulla tolleranza individuale al farmaco del paziente e la terapia deve essere intrapresa in funzione dei pattern di resistenza locali, regionali, nazionali e delle linee guida per il trattamento.
Cletus 20 mg più claritromicina 500 mg più amoxicillina 1000 mg, ognuno 2 volte al giorno per una settimana, o Cletus 20 mg più claritromicina 250 mg, in alternativa 500 mg, più metronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, ognuno 2 volte al giorno per una settimana, o Cletus 40 mg una volta al giorno con amoxicillina 500 mg e metronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, entrambi 3 volte al giorno per una settimana. Per ciascuno dei regimi terapeutici, se il paziente dovesse risultare ancora positivo per H. pylori, la terapia può essere ripetuta. Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. Per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS, la dose raccomandata a Cletus 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nei pazienti non completamente guariti dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio. Per la prevenzione delle ulcere gastriche o duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio, età 60, anamnesi di ulcere gastriche e duodenali, anamnesi di sanguinamento gastrointestinale del tratto superiore, la dose raccomandata a Cletus 20 mg una volta al giorno. Trattamento dell'esofagite da reflusso. La dose raccomandata a Cletus 20 mg al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si raggiunge entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Nei pazienti con esofagite grave, si raccomanda la somministrazione di Cletus 40 mg una volta al giorno, per ottenere la cicatrizzazione generalmente in 8 settimane. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Per la gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata, la dose raccomandata a Cletus 10 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose ricorrendo a Cletus 20-40 mg una volta al giorno. Trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica. La dose raccomandata a Cletus 20 mg al giorno. I pazienti possono rispondere adeguatamente alla dose di 10 mg al giorno, pertanto deve essere preso in considerazione un adattamento individuale della dose. Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 4 settimane di trattamento con Cletus 20 mg al giorno, si consiglia di procedere ad ulteriori indagini. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Nei pazienti con sindrome di Zollinger-Ellison il dosaggio deve essere adattato individualmente e il trattamento proseguito fino a quando clinicamente indicato. La dose iniziale raccomandata a Cletus 60 mg al giorno. Tutti i pazienti con malattia grave, che avevano risposto scarsamente alle altre terapie, hanno mantenuto un controllo efficace e in più del 90% dei pazienti il controllo ha stato mantenuto con dosi di Cletus tra 20 mg e 120 mg/die. Dosaggi giornalieri superiori a 80 mg devono essere suddivisi in 2 somministrazioni giornaliere. Posologia nei bambini. Bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo a 0,10 kg. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Le dosi raccomandate sono le seguenti. Età, peso. Posologia a 0,1 anno di età 10 a 20 kg. 10 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno, se necessario, a 0,2 anni di età 20 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 40 mg una volta al giorno, se necessario. Esofagite da reflusso. Il periodo di trattamento è di 4-8 settimane. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Il trattamento ha una durata di 2-4 settimane. Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 2-4 settimane, il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti. Bambini ed adolescenti di età superiore ai 4 anni. Trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori. Nella scelta della terapia di associazione appropriata devono essere prese in considerazione le linee guida locali, regionali e nazionali ufficiali riguardanti la resistenza batterica, la durata del trattamento, più comunemente 7 giorni, ma talvolta fino a 14 giorni, e l'uso appropriato degli antibiotici. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. La posologia raccomandata ha la seguente. Peso. Posologia 15 a 30 kg. Associazione con 2 antibiotici.
Cletus 10 mg, amoxicillina 25 mg/kg peso corporeo e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti contemporaneamente 2 volte al giorno per una settimana. 31 a 40 kg. Associazione con 2 antibiotici. Cletus 20 mg, amoxicillina 750 mg e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti 2 volte al giorno per una settimana. Associazione con 2 antibiotici. Cletus 20 mg, amoxicillina 1g e claritromicina 500 mg, si somministrano tutti 2 volte al giorno per una settimana. Popolazioni speciali. Compromissione della funzionalità renale. Nei pazienti con compromissione della funzionalità renale non è necessario un aggiustamento del dosaggio, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica, una dose giornaliera di 10-20 mg può essere sufficiente, vedere paragrafo 5, 2. Anziani, 65 anni. Nei pazienti anziani non è necessario modificare il dosaggio. Vedere paragrafo 5, 2. Metodo di somministrazione. Si raccomanda di prendere le capsule di Cletus al mattino, preferibilmente a digiuno, ingerite intere con mezzo bicchiere d'acqua. Le capsule non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti con difficoltà a deglutire e per i bambini che possono bere o deglutire cibi semisolidi, i pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere di acqua, oppure mescolato con liquidi leggermente acidi come ad esempio succhi di frutta, oppure a di mele o acqua non gasata. I pazienti devono essere informati che in questi casi la dispersione deve essere ingerita immediatamente o entro 30 minuti e che deve essere sempre mescolata appena prima di berla. Risciacquare il fondo con mezzo bicchiere di acqua e berne il contenuto. In alternativa i pazienti possono sciogliere la capsula in bocca e deglutire i granuli contenuti con mezzo bicchiere d'acqua. I granuli gastroresistenti non devono essere masticati. Controindicazioni: ipersensibilità ad omeprazolo, ai sostituti benzimidazolinici o ad una qualsiasi degli eccipienti. Omeprazolo come altri inibitori di pompa protonica, IPP, non deve essere somministrato in concomitanza nel-finavir, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In presenza di alcuni sintomi d'allarme, esempio significativa perdita di peso non intenzionale, vomito ricorrente, disfagia, ematemesi o melena, e quando si sospetta o ha confermata la presenza di un'ulcera, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Influenza di omeprazolo sulla farmacocinetica di altri principi attivi. Principi attivi con assorbimento dipendente dal pH. L'assorbimento di principi attivi dipendente dal pH gastrico può essere aumentato o ridotto dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cletus insieme ad altri farmaci come Eurosafislameta Euro, Eurosalcheran, compressa rivestita Euro, Eurosalcheran, polvere a Euro, Eurosamascia Euro, Eurosatazanavir accorda Euro, Eurosatazanavir dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaverelix Euro, Euroscalquencea Euro, Euroscefodox, compressa rivestita Euro, Euroscefodox, granulato a Euro, Euroscefpodoxima Milan, compressa rivestita Euro, Euroscefpodoxima Milan, polvere a Euro, Euroscefpodoxima Sandoz, compressa rivestita Euro, Euroscefpodoxima Sandoz, polvere a Euro, Euroscipralex, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Euroscipralex, gocce a Euro, Euroscitalopram ABC, compressa rivestita Euro, Euroscitalopram ABC, gocce a Euro, Euroscitalopram Almusa Euro, Euroscitalopram Almus Pharma Euro, Euroscitalopram Aurobindo, compressa divisibile a Euro, Euroscitalopram Aurobindo, gocce a Euro, Euroscitalopram Doca Euro, Euroscitalopram Doc Generica Euro, Euroscitalopram Ega Euro, Euroscitalopram Egstada Euro, Euroscitalopram Exalaga Euro, Euroscitalopram Exala Euro, Euroscitalopram Multenia Euro, Euroscitalopram Milan Generics, compressa rivestita Euro, Euroscitalopram Milan Generics, gocce a Euro, Euroscitalopram Pensa Euro, Euroscitalopram
Citalopram Pensa Pharma Euro, Citalopram Ratio Pharma Euro, Citalopram Ratio Pharma Italia Euro, Citalopram Sandoz Vivia Euro, Citalopram Suna Euro, Citalopram San Pharma Euro, Citalopram Technigen, compressa rivestita Euro, Citalopram Technigen, Goccea Euro, Citalopram Zentiva Euro, Citalopram Zentiva Italia Euro, Ciptesint, compressa rivestita Euro, Ciptesint, Goccea Euro, Sclopidogrel Almus Pharma Euro, Sclopidogrel acido acetil salicilico Milana Euro, Sclopidogrel Laboratorio Eurogenerica Euro, Sclopidogrel Technigena Euro, Sclopidogrel Teva Euro, Sclopidogrel Zentiva Euro, Dasatinib Ega Euro, Dasatinib Krka Euro, Dasatinib Milana Euro, Dasatinib Sandoza Euro, Dasatinib Zentiva Euro, Dinola Euro, Duoplavina Euro, Seduranta Euro, Siloipram, compressa rivestita Euro, Siloipram, Goccea Euro, Siloipram, soluzione, uso interno, Euro, Sentact, compressa rivestita Euro, Sentact, Goccea Euro, Serlotinib Milana Euro, Serlotinib Sandoza Euro, Citalopram Accorda Euro, Citalopram Altera Euro, Citalopram Aurobindo Euro, Citalopram Doca Euro, Citalopram Doc generici, compressa or dispersibile a Euro, Citalopram Doc generici, compressa rivestita Euro, Citalopram Ega Euro, Citalopram Eurogenerica Euro, Citalopram Krka Euro, Citalopram Laboratorio Altera Euro, Citalopram Laboratorio Eurogenerica Euro, Citalopram Milan, compresse rivestite a Euro, Citalopram Milan, Goccea Euro, Citalopram Pensa a Euro, Citalopram Pensa Pharma Euro, Citalopram Sandoza Euro, Citalopram Suna Euro, Citalopram Technigen, compressa rivestita Euro, Citalopram Teva Euro, Citalopram Teva Generic Sa Euro, Citalopram Zentiva Euro, Citalopram Zentiva Italia Euro, Seviplera Euro, Sevotazza Euro, Sfrimainda Euro, Gefitinib Accorda Euro, Gefitinib Ega Euro, Gefitinib Medaca Euro, Gefitinib Milana Euro, Gefitinib Teva Euro, Gefitinib Zentiva Euro, Giacchela, compressa rivestita Euro, Giacchela, Goccea Euro, Sgomesa Euro, Sibranche, Capsula Euro, Sibranche, compresse rivestite a Euro, Simutrec Sa Euro, Siressa Euro, Sioluca Euro, Scaidora Euro, Smelfalan Suna Euro, Smelfalan Teva Euro, Smelfalan Tillomeda Euro, Smetotrexate, compressa, soluzione, uso interno, a Euro, Smetotrexate, soluzione, uso interno, a Euro, Smetotera Euro, Smetotressato Teva Euro, Smetotrexato Accord, fiale flaconcini fialoidia Euro, Smetotrexato Accord, soluzione, uso interno, a Euro, Smetotrexato Doc generica Euro, Sodif 6 a Euro, Sorelox, compressa rivestita Euro, Sorelox, granulato a Euro, Sotreon, compressa rivestita Euro, Sotreon, granulato a Euro, Spercitalia Euro, Splavix a Euro, Spramefex, compressa rivestita Euro, Spramefex, soluzione a Euro, Returna Euro, Reumaflix a Euro, Reietax, capsula a Euro, Recap, compresse rivestite a Euro, Recap, Goccea Euro, Seropram, compressa rivestita Euro, Seropram, Goccea Euro, Sintoprama Euro, Sosecita Euro, Spricel, compressa rivestita Euro, Starceva Euro, Strexotera Euro, Svelosa Euro, Scillita Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cletus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cletus durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I risultati di 3 studi epidemiologici prospettici, PA di 1000 esiti di pazienti esposti, indicano assenza di effetti indesiderati di omeprazolo sulla gravidanza o sulla salute del feto/neonato. Omeprazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che Cletus possa influenzare la capacità di guidare o di usare strumenti o macchinari. Possono verificarsi reazioni avverse al farmaco come capogiri e disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. Se ne soffrono, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati PA comuni, 1-10% dei pazienti, sono cefalea, dolore addominale, stipsi, diarrea, flatulenza, nausea/vomito.
Le seguenti reazioni avverse, identificate o sospette, sono state evidenziate durante le sperimentazioni cliniche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili informazioni relative al sovradosaggio con omeprazolo nell'uomo. In letteratura vengono riportate dosi sino a 560 mg e sono stati occasionalmente segnalati casi di dosi orali singole sino a 2400 mg di omeprazolo, 120 volte la dose clinica abitualmente raccomandata. Sono stati segnalati nausea, vomito, capogiri, dolori addominali, diarrea e cefalea. In casi singoli sono stati osservati anche apatia, depressione e confusione. I sintomi descritti sono stati transitori e non è stata riportata nessuna conseguenza seria. Con l'aumentare delle dosi la velocità di eliminazione non è cambiata, cinetica di primo ordine. Il trattamento, se necessario, asintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitore della pompa acida. Codice ATC. A02DC01. Meccanismo di azione. Omeprazolo, miscela racemica di due enantiomeri attivi, riduce la secrezione acida gastrica mediante un meccanismo di azione altamente. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Omeprazolo e omeprazolo magnesio A sono sensibili all'ambiente acido e vengono pertanto somministrati oralmente in forma di granuli gastroresistenti contenuti in capsule o compresse. L'assorbimento di omeprazolo A, dati preclinici di sicurezza. Nel corso di sperimentazioni effettuate su ratti trattati per tutta la vita con omeprazolo sono stati rilevati iperplasie delle cellule gastriche e CL carcinoidi. Tali modifiche sono il risultato di elenco degli eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa basso sostituita, manditolo, crosscarmellosa sodica, polisorbato, povidone K30, arginina, sodio lauril solfato, glicina, magnesio carbonato leggero. Rivestimento: ipromellosa, copolimero acido metacrilico etilacrilato, trietilacitrato, sodio idrossido, titanio diossido, talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cletus a base di omeprazolo sono Anadir, Antra, Cletus, Ibimizolo, Comezol, Cruxagon, Limnos, Losec, Mepral, Nansen, Omeprazen, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Aurobindo Pharma Italia, Omeprazolo Doc, Omeprazolo Eurogenerici, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exala/S, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Pharmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Protec, Ucezol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.